È fine luglio, ci vuole una birretta fresca, anzi ci vuole aria fresca. Oggi sappo la bottiglia della birra clone che ho fatto e la confronto con l'originale. E per fare questo mi aiuterò con le schede di degustazione del concorso Moby a cui ho mandato la birra per avere un parere da un naso un po' più esperto del mio e per capire quindi quali difetti ci sono nella birra e soprattutto se la birra è ossidata oppure no. Infatti questa è la prima birra che ho imbottigliato in contropressione con l'aiuto del beer foamer che mi dovrebbe aver permesso di non avere ossigeno in bottiglia, ma lo scopriremo solo dopo l'assaggio. E partiamo dall'inizio, partiamo proprio dal brew day. Questa birra è davvero facile da brassare, ha pochi ingredienti e la ricetta è spiegata molto bene nel foglio che arriva insieme al kit. Ma proprio per la sua facilità ci sono dei punti di attenzione che potrebbero rovinare la birra molto facilmente. In primis la limpidezza, infatti come dice anche il birraio di Birra dell'Eremo nei consigli della ricetta di questo kit, è fondamentale mantenere un mosto pulito durante tutto il processo di produzione ed allungare anche i tempi di cold crash per far sì che la limpidezza del nostro clone si avvicini o sia comunque molto simile a quella dell'originale. E la limpidezza non è per niente facile da raggiungere in questa birra. Infatti, anche se si macina correttamente il malto, se si controlla il pH di mash e magari si aggiunge anche dell'Irish Moss non previsto in ricetta e per questo me lo sono dimenticato, ma comunque aggiungendolo si potrebbe arrivare ad avere un mosto in fermentazione abbastanza limpido. Poi c'è la questione del luppolo in dry hopping che con le sue proteine e polifenoli potrebbe vanificare tutti gli sforzi fatti e comunque intorbidire la birra. Ma aspetto a parte, un altro punto di attenzione è sul pH che favorisce l'estrazione degli zuccheri durante il mash ma aiuta anche la limpidezza, favorendo il coagulo delle proteine durante il boil, il cosiddetto hot break, ma anche durante il raffreddamento. Per questo ho controllato il pH durante tutto il processo di birrificazione e sono partito con un pH di 5.3 durante il mash che non mi è stato difficile raggiungere anche grazie ai malti acidulati presenti nel grist e che non ho più dovuto correggere durante la cotta. In più, sempre per la limpidezza, un raffreddamento molto veloce del mosto avrebbe aiutato sicuramente il coagulo delle proteine e quindi una chiarificazione più facile e più veloce della birra, cosa che con questo caldo non mi è stata propriamente possibile. I tempi di raffreddamento sono stati abbastanza lunghi. Comunque, bando alle ciance, è ora di stappare queste bottiglie e vedere finalmente come è venuta la birra clone e compararla con l'originale. Per aria si sente subito un aroma di frutta esotica, in particolare mango e ananas, mentre la versione clone ha sì un aroma tropicale, ma come si riporta anche nella scheda di degustazione, un giudice ha sentito anche un aroma un po' di pellet, chiamiamolo così, e c'è anche un aroma che tende al citrico. L'aroma di pellet io lo scambio più per erbaceo, ma comunque ci sta. Anche come sapore non risulta che ci sia ossidazione. E passiamo quindi all'aspetto, direi che è abbastanza evidente che aria è più limpida, anche se come colore ci avviciniamo molto tra le due birre, la schiuma è decisamente la stessa. Forse anche per questo nelle schede ho ricevuto 2 punti su 3 per l'aspetto, proprio perché la limpidezza non è effettivamente la stessa, è abbastanza evidente. In bocca aria risulta lievemente più amara rispetto al clone e i giudici riportano anche una leggera acidità durante la bevuta per il clone e la carbonazione è decisamente differente. Infatti il clone, ancora una volta, risulta avere una carbonazione molto più bassa rispetto a quanto mi sarei aspettato per lo stile e rispetto anche all'originale. E per questo penso che il metodo di imbottigliamento che ho utilizzato abbia giocato un ruolo decisivo su questo aspetto. E come overall impression nelle schede
si dà proprio una serie di difettucci che andrebbero corretti, anche se la birra è arrivata a una media di 34 punti su 50, con una scheda che ha 32 punti e una che ne ha 36. Comunque le cose da correggere sono sicuramente l'aspetto, infatti la birra risulta essere un po' troppo opaca, l'amaro che risulta essere differente o comunque minore rispetto all'originale, e ovviamente la carbonazione. E proprio per la carbonazione occorrerà spendere 2 parole sul beer foamer che ho utilizzato per imbottigliare questa birra. Infatti, seppure questo aiuta a escludere l'ossigeno dalla bottiglia facendo schiumare la birra, è possibile che il fatto che la birra schiumi abbassi il livello di carbonazione all'interno della bottiglia. Questo perché appunto la CO2 fuoriesce dalla bottiglia. Quindi probabilmente sarà utile carbonare un po' più alte le birre. Io ho carbonato a 2,4 volumi con la valvola di Spunding per questa birra, ma potrebbe essere utile carbonarle a un valore nel range alto dello stile che si sta abbrassando, anche se la quantità di CO2 che esce dalla birra non è quantificabile, quindi è difficile anche prevedere quale sarà la carbonazione esatta della birra se si utilizza il beer foamer. Il vantaggio indiscusso è che la birra è molto meno ossidata. Quindi la birra clone risulta comunque piacevole da bere, anche se meno amara e meno secca della sua versione originale. Ma il fatto che comunque stia già finendo la scorta di questa birra è comunque indice di buona bevibilità. E in conclusione non è stata rilevata ossidazione né nelle schede né ora al naso per questo assaggio. Quindi direi che il beer foamer è un buon compromesso tra non fare niente e fare jetting nel momento dell'imbottigliamento, se si vuole escludere l'ossigeno nella bottiglia. Ovviamente ha qualche contro, ma sono contro che comunque si possono prevenire o comunque affrontare in qualche modo. Ma ora la domanda che mi sorge spontanea è: ma quindi le IPA fatte in isobarico sono davvero meglio rispetto a un imbottigliamento a caduta e un priming in bottiglia? E la mia modesta impressione è che sì, sono meglio, ma dipende ovviamente se vale la pena affrontare l'acquisto di tutta l'attrezzatura necessaria per farlo, e anche avendo l'attrezzatura occorrerà imparare a usarla al meglio. Infatti le prime birre che ho imbottigliato in quel modo sono risultate aggressivamente ossidate. Quindi sì, potrebbe venire una birra migliore in contropressione. Con questo non sto dicendo che fare IPA con l'imbottigliamento a caduta porta decisamente a birre non buone, anzi può capitare spesso, soprattutto se sono birre bevute molto velocemente, che le birre imbottigliate con i metodi classici, quindi col priming, risultino comunque delle buone birre. E con questo posso dire che la mia stagione brassicola 2022-2023 è ufficialmente arrivata al termine. Sì, infatti conto le stagioni brassicole non con gli anni, ma con l'arrivo dell'estate, perché effettivamente in estate mi diventa impossibile con questo caldo riuscire a fermentare delle birre e soprattutto riuscire a stare davanti al pentolone per delle cotte. Quindi tiro un bilancio di metà anno o comunque di fine stagione, e in questo anno sono successe varie cose. Ho fatto un trasloco spostando tutta l'attrezzatura e riadattando il modo di fare birra in nuovi spazi. Ho poi preso un Cornelius Keg e ho iniziato a fermentare in pressione con la CO2, ho preso anche la bombola di CO2 e la pistola per l'imbottigliamento con tanto di beer foamer, e per concludere ho preso anche l'Hop-Bong per fare una luppolatura in pressione in dry hopping. Oltre a questo ho anche cambiato il modo di sanificare le bottiglie, passando dal forno alla lavastoviglie. Ora si potrebbe dire che sono arrivato al culmine
con l'attrezzatura, e quindi dovrei essere al massimo possibile, ma probabilmente non è così, anzi, e oltre a questo ci sarà sicuramente da migliorare la tecnica birraria. E quindi non mi resta ora che ringraziare tutti voi che guardate i video e li supportate anche con un like e a volte anche con un dislike. Ci vediamo la prossima stagione, quindi buone vacanze e alla prossima!